bentornati o benvenuti sul mio canale se siete di nuovo iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Un altro video dedicato alle mamme ma anche ai papà. Infatti oggi vi faccio il video tutorial per poter realizzare il barattolo della calma della Montessori. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video e seguirmi anche su Instagram. Giù nell'info box trovate il link diretto che vi porterà direttamente alla mia pagina di Instagram. Sarò molto felice di avervi tra i miei follower. Vi avevo fatto un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo se poteva interessarvi qualche video del genere. Quindi oltre alle idee da far fare ai nostri bimbi in quarantena, c'era anche il barattolo della calma della Montessori. Vi avevo fatto un sondaggio lì e molti mi avevano detto sì, mi interessa, quindi eccomi qui a realizzare questo tutorial per voi. Vi metterò ovviamente giù nell'info box tutto il materiale che vi servirà per fare questi barattoli della calma. Il barattolo della calma di solito appunto si fa con un contenitore di vetro, un barattolo simile a questo oppure questo così grande. L'unico problema è che se i bimbi sono piccoli rischiano di romperlo, perciò io non vi dirò di prendere un barattolo di vetro ma un barattolo a seconda delle vostre esigenze. L'importante è che abbiano il coperchio, quindi se avete dei bimbi abbastanza grandi vanno bene questi di vetro. Io avevo questo in casa e quindi ho utilizzato questo, ma non siete obbligati a comprare questo qui delle 4 stagioni. Per i bimbi un po' più piccoli invece le bottigliette di plastica sono ottime. Innanzitutto è un'ottima idea per riciclare la plastica e poi non si romperanno. C'è sempre bisogno del tappo che vi consiglio di chiudere o con la colla a caldo oppure, se proprio non l'avete, con la colla Vinavil. Stessa cosa anche per questi di vetro. Poi vi serviranno 2 cucchiai di colla glitter. Io ho trovato questa qui. Come vedete l'avevo già utilizzati, me ne sono rimasti soltanto 3. Li avevo comprati al supermercato e li trovate in cartoleria o al supermercato. Non lo doso questo qui, diciamo che 2 cucchiai sono un tubetto intero, ma se lo volete più glitteroso potete abbondare anche a 3 o 4 cucchiai, dipende tanto dalla grandezza del vostro barattolo. Poi ci serviranno 4 o 5 cucchiaini di glitter. Io in casa avevo questi qui, eccoli qui, però se voi avete dei glitter che magari all'interno hanno delle stelline, dei cuoricini o dei rombi, vanno benissimo lo stesso, creeranno un movimento ancora diverso. Io vi dico di mettere 4 cucchiaini circa, ovviamente anche qui dipende dal vostro contenitore. Per esempio uno così grande, come vedete 4-5 cucchiaini sono proprio pochi perché vanno a disperdersi in una grande quantità d'acqua, mentre invece in uno piccolo come questo sono più che sufficienti. Idem anche in questo qui di plastica, quindi sappiatevi regolare anche voi in base alla tipologia di contenitore che state utilizzando. Poi ci servono delle gocce di colorante alimentare. Questo qui io l'avevo acquistato su Amazon, ma si trovano anche nei negozi di alimentari. Non so in questo momento preciso se riuscite a trovarle. Io qui ho una confezione da 8, si possono utilizzare anche per fare dei dolcetti, tipo dei muffin, tutti colorati per i vostri bimbi. Ma se non ce l'avete potete utilizzare degli acquerelli. Molto semplicemente col pennello scegliete il colore che volete e andate a intingerlo nella vostra bottiglietta o nel vostro contenitore. Ci metterete magari un pochino in più di tempo, ma è fattibilissimo. Con le tempere non so dirvi se colorano e quanto colorano, perciò potete tranquillamente provare a fare degli esperimenti. L'acqua calda va messa, tanto prendo il barattolo che vado a utilizzare io, appena sotto la chiusura, diciamo dove partono queste righe qui, perché deve esserci un pochino d'aria che permette il gioco dei brillantini di fare su e giù. Se utilizzate un barattolo di vetro mettetelo fino qui, fino diciamo alla chiusura.
Lo shampoo serve per far cadere più lentamente i brillantini, come in questo barattolo. Questo barattolo qui ha più shampoo rispetto a questo qua e come vedete scendono molto più lentamente. Ecco, vedete che adesso si è quasi tutto depositato e questo ancora no. Serve proprio per questo lo shampoo o eventualmente un bagno schiuma che però non faccia molta schiuma, quindi in base a quanto volete far scendere lentamente i vostri brillantini sappiatevi dosare con il vostro shampoo, sempre guardando la dimensione delle vostre bottigliette o dei vostri contenitori ed è opzionale, quindi se non ce l'avete trasparente non vi preoccupate, potete non metterlo. Io adesso vado ad utilizzare questo barattolo che è semplicemente il barattolo del miele. È finito, ho tolto l'etichetta ed è perfetto. Che farò poi fare a mio figlio? Ho una bottiglietta del tè e una dell'acqua. Andrò a chiudere con la colla a caldo, potete farlo col Vinavil, questo tappo, ma anche questo. Cominciamo versando l'acqua calda all'interno del contenitore. Vi consiglio di non riempirlo prima tutto, così da riuscire a mescolare bene sia la colla glitter che i vostri brillantini. Scelgo di utilizzare di nuovo la colla verde, ma cambiando sia i brillantini che vado a mettere all'interno, sia le mie gocce di colorante alimentare. Potete ovviamente mixare sia le colle a glitter, sia i vostri brillantini, così da poter creare sempre delle sfumature diverse. Non lo vado ad usare perché, avendolo già usato ed essendo un contenitore piccolo, decido di metterlo tutto quanto. Ho tolto il beccuccio così da essere più comoda. Potete mescolare o con un cucchiaino oppure semplicemente chiudete, soprattutto se lo fate fare ai vostri bimbi, e agitate. Non preoccupatevi se non si dividono. Si andranno poi a dividere una volta messi tutti gli altri ingredienti. Mettiamo adesso i nostri glitter. Io voglio mettere un po' di giallo e un pochino di arancione. L'arancione l'ho messo tutto perché stava quasi finendo. Per mescolarli vi consiglio di chiudere e agitare. Soprattutto se avete i vostri bimbi potete farlo con loro. Adesso il colorante alimentare. Io come vedete ho fatto un mix di giallo, arancione e verde. Vado a mettere 2 gocce di colorante giallo. Vado a mettere lo shampoo, questo qui è di Sienne e so che è trasparente. Voi prendete un cucchiaino normale. Andiamo ad aggiungere l'acqua restante fino a dove vi avevo indicato. Vado sia a incollare qui, vi ricordo voi potete farlo con il Vinavil. E anche incollare qui in modo tale che io possa andare a chiudere il contenitore senza poi la possibilità di riaprirlo. Lascio che la colla a caldo si asciughi e solo dopo vado a mescolare la nostra bellissima bottiglietta della Calma. Una volta raffreddato posso andare ad agitare la nostra bottiglietta. Ed ecco qua la nostra bottiglietta pronta per essere utilizzata dai nostri bimbi. Non vi preoccupate se non si è divisa tutta la colla glitter, a furia di agitarla si dividerà da sola. Eccola qua, il nostro mix di colori giallo e verde, molto carino. Il colore che più si addice a questi barattoli è ovviamente il blu o l'azzurro, che aiuta decisamente molto la calma ed è proprio quello che si è rotto a noi.
Potete ovviamente sbizzarrirvi come meglio credete, e se non avete o non trovate la colla glitter e trovate solo dei glitter, potete tranquillamente utilizzare solamente quelli, andrà bene lo stesso. Se invece non trovate i glitter ma trovate solo la colla glitter, allora utilizzate più colla glitter rispetto a questa che vi ho fatto vedere io. Se non avete la colla a caldo, vi ripeto, potete utilizzare la colla Vineville o anche l'Attack. Io vi scrivo comunque tutto giù nell'info box. Io spero che questo video tutorial vi sia stato utile e che lo rifarete con i vostri bimbi. Mi raccomando, se fate qualche creazione, taggatemi su Instagram, io sarò felice di vedere sia le vostre creazioni sia di ricondividerle nella mia pagina, così che sia utile a tutte le mamme e a tutti i bimbi. Io per adesso vi saluto, ma voi non vi dimenticate di lasciarmi un pollice in su come supporto e iscrivervi al canale con la campanella attivata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!